Qual è stato l'effetto del Covid sul dolore orofaciale? A partire dal 2019 si è diffusa nel mondo un'infezione respiratoria trasmessa dal virus SARS-CoV-2, un virus della famiglia dei coronavirus, no tranquillo, non sei tu, che causa una malattia che è stata chiamata Covid-19, che significa Coronavirus Disease, cioè malattia, 19, cioè che si è manifestata nel 2019. Vabbè, questo ormai l'abbiamo imparato tutti. Ma infatti non parleremo del Covid in generale, che non è argomento di questo canale. Parleremo degli effetti che il Covid ha avuto sul dolore orofaciale, direttamente o indirettamente. Quando dico direttamente, mi riferisco al fatto che alcuni tipi di dolore orofaciale possono essere considerati sintomi del Covid. La sintomatologia di questa malattia è molto varia e diversa a seconda dei casi. In molti casi l'infezione decorre in modo assolutamente asintomatico, quindi il paziente, pur essendo infettato dal virus, sta benissimo. Nei casi sintomatici più lievi, le persone hanno gli stessi sintomi di un comune raffreddore, perdita del gusto e dell'olfatto. In altri casi si associa febbre, tosse, mal di gola, malessere generale, dolori articolari e muscolari, come una comune influenza stagionale. Ecco appunto, nei casi più gravi possono subentrare importanti difficoltà respiratorie e possono essere coinvolti altri organi, come i polmoni, il cuore, i reni, il fegato, il cervello. Oltre a questi sintomi più comuni, sono stati descritti anche sintomi a carico della bocca. La presenza di afte, ma anche di vere e proprie ulcere, qualche volta sanguinanti, all'interno della bocca, sulla lingua, sotto la lingua, sul palato, sulle tonsille, sulle labbra, sulla gengiva, la presenza di lesioni con delle croste, soprattutto sulle labbra, infiammazione delle papille della lingua, macchie rosse, dure e dolorose sul palato, la sensazione generica della bocca che brucia, solitamente associata a queste lesioni. Nei soggetti giovani prevalgono le afte e le ulcere. Nei soggetti più anziani prevalgono le lesioni con delle croste, soprattutto sulle labbra. Tuttavia è difficile identificare la causa di queste lesioni, che potrebbero essere causate direttamente dal virus oppure dall'indebolimento del sistema immunitario, che favorisce l'insorgenza di infezioni secondarie, ad esempio da funghi. In effetti, in alcuni casi si sono associate delle terapie farmacologiche antimicotiche, cioè con farmaci contro i funghi. Altre possibili cause sono gli effetti della terapia, ma anche la scarsa igiene orale favorita dal ricovero in ospedale. Un motivo per cui i tessuti della bocca possono essere un bersaglio per il virus è la presenza dei recettori che si chiamano AC2 sulle cellule dell'epitelio della bocca e sulle ghiandole salivari, perché il coronavirus si lega facilmente a questi recettori. Al contrario, gli enzimi contenuti nella saliva possono impedire o limitare la proliferazione del virus. Questo è il motivo per cui una ridotta salivazione può aumentare il rischio di un'infezione respiratoria più severa. È stata anche riportata una maggiore insorgenza di sintomi alle articolazioni della mandibola e ai muscoli masticatori. Uno studio mostra come la comparsa di questi sintomi sia maggiore nei pazienti affetti da Covid e sia peggiorata nei pazienti affetti da Covid che avevano già questi sintomi prima di ammalarsi. Oltre alla comparsa di vari tipi di dolore orofaciale come sintomi del Covid, dobbiamo considerare anche i sintomi dolorosi causati indirettamente dall'infezione. Infatti, la diffusione dell'infezione da coronavirus ha provocato enormi cambiamenti nella vita delle persone, che in molti casi hanno favorito l'insorgenza di patologie dolorose. La maggior parte dei paesi hanno adottato diverse restrizioni, impedendo l'accesso ai luoghi pubblici, molti dei quali sono stati chiusi per diverso tempo,
riducendo l'accesso ai luoghi di lavoro, i contatti tra le persone, limitando i viaggi, in alcuni periodi obbligando le persone a rimanere a casa. Questo per cercare di ridurre la possibilità di contagio tra le persone. Ovviamente questi cambiamenti, associati alle notizie che arrivavano dai mezzi di informazione, hanno contribuito ad aumentare il livello di ansia e stress nella popolazione, che a sua volta ha fatto aumentare l'insorgenza di patologie correlate allo stress, come i disturbi del sonno e il bruxismo. Se ricordiamo quello che abbiamo detto nei video sul bruxismo, il maggiore carico articolare e muscolare causato da questa attività può essere causa di disordini temporomandibolari e quindi di dolore e disfunzioni alle articolazioni della mandibola e ai muscoli masticatori. Ok, quindi la diffusione del Covid ha provocato i cambiamenti. I cambiamenti hanno causato stress. Lo stress ha causato il bruxismo. Il bruxismo ha causato i dolori alla mandibola. Certo, fate gli spiritosi, c'è poco da ridere, ma in questo caso si capisce che i dolori alle articolazioni della mandibola e ai muscoli masticatori possono essere sia sintomi del Covid, sia una conseguenza indiretta causata dal bruxismo. E non è finita qui. Un'altra causa di dolore orofacciale è stata individuata nell'uso continuo e protratto nel tempo delle mascherine, che sono state rese obbligatorie per molto tempo nel tentativo di ridurre la trasmissione del virus. L'uso di mascherine è stato associato ad una maggiore insorgenza di mal di testa, ad un peggioramento del mal di testa nelle persone che ne soffrivano in precedenza e all'insorgenza di dolore al viso causato da irritazione del nervo trigemino, soprattutto nella zona del naso e degli zigomi. Il tipo di mascherina, cioè se si utilizza una mascherina chirurgica, una FFP2 o una FFP3, non sembra fare differenza, mentre i sintomi sono direttamente proporzionali al tempo di utilizzo della mascherina. Infine, last but not least, esatto, un altro fattore che può aver causato l'insorgenza di diversi tipi di dolore orofacciale è la vaccinazione. Esagerato, che cos'è? Dai, via questa roba. Però sono stati riportati diversi casi in cui l'insorgenza di diversi tipi di dolore orofacciale può essere stata causata dalla somministrazione dei vaccini. Dico può essere stata causata perché nella maggior parte dei casi non abbiamo la certezza del rapporto di causa-effetto tra la somministrazione e la comparsa dei sintomi, che è sempre molto difficile da stabilire. Ma considerando la frequenza dei sintomi e il fatto che siano insorti dopo breve tempo dalla somministrazione del vaccino, in alcuni casi lo fa perlomeno sospettare. I vari effetti collaterali associati alla vaccinazione per il Covid per la maggior parte sono molto lievi e passeggeri, ma in alcuni casi possono essere anche gravi. Nell'ambito del dolore orofacciale, gli effetti collaterali più comuni sono la comparsa di mal di testa o l'aggravamento di un mal di testa preesistente. Nella maggior parte dei casi, il mal di testa è intenso e pulsante, si localizza sulla fronte o sulle tempie e si associa a nausea, vomito, sensibilità alla luce e al rumore, come nell'emicrania. Per lo più si tratta di mal di testa che non sono associati ad alcuna patologia della testa e del collo, cefalee primarie. In rari casi si sono riscontrate cefalee secondarie, cioè attribuite alla presenza di patologie della testa o del collo. I pazienti che già soffrivano di emicrania riportano che gli attacchi di mal di testa, cominciati dopo la vaccinazione, sono più intensi, più duraturi e che rispondono meno alla terapia rispetto ai mal di testa a cui erano abituati. Buongiorno. Buongiorno, chi siete? Siamo due, diciamo, colleghi. Sì. Che sta facendo qua? Sto girando un video. Se lei ci desse un po' di tempo, possiamo
Niente, vorremmo fare, diciamo, un consulto, se così si può chiamare, un consulto tra intelligenti. Grazie per l'intelligente. Io sto per finire. Se volete, appena finisco di registrare, facciamo questo consulto. Vabbè, grazie, andiamo, vai, si va via, tanto non c'è verso, c'è verso. Aspetta un momento. Se potete aspettare un minuto, bene, altrimenti non fa niente. Quindi, ricapitolando, il Covid-19 è stato associato all'insorgenza di diversi tipi di dolore orofacciale, che in alcuni casi si sono manifestati come sintomi dell'infezione, mentre in altri casi non sono stati causati direttamente dall'infezione, ma indirettamente dal cambiamento degli stili di vita introdotti per cercare di ridurre il diffondersi dell'infezione, dall'uso delle mascherine e dalla vaccinazione. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Chi è che sta usando il mouse? No, va bene guardare il video al computer, state attenti col mouse. Mi è arrivato. Ciao a tutti, alla prossima.